Ciao, sono Lorenzo ed oggi vi porto con me ad Expo 2023 in Qatar, a Doha. Ebbene sì, avete capito bene, io mi trovo qui a Doha e come potete vedere dietro di me, che fondamentalmente che cos'è? È un'esposizione universale legata esclusivamente al mondo dell'orticoltura, quindi si chiama Horticultural Expo. Il tema di questa Expo dedicata all'orticoltura è una migliore agricoltura in zone desertiche. Infatti il motto dell'Expo è Green Desert, Better Environment. Perché mi trovo qua? Trovo qua perché insieme ai colleghi Ricci e Rossi stamattina presenteremo EIMA 2024 e nel pomeriggio invece terremo una conferenza in cui interverrò anch'io dopo l'ingegner Ricci, in cui parleremo di agricoltura in zone desertiche e fondamentalmente delle macchine agricole da utilizzare in questi contesti, oltre ovviamente a rappresentare la compagine italiana. Già che mi trovo qua, coglierò l'occasione anche per visitare Expo 2023 e quindi vi racconterò tramite questo video quali sono secondo me i punti più interessanti. Il tutto organizzato anche grazie alla attenta collaborazione di ICE. Venite con me che vi porto a scoprire gli appuntamenti di oggi. Allora, è in corso la conferenza stampa di EIMA International, ne sta parlando ovviamente il vice direttore generale di Federunacoma Fabio Ricci. Ne approfitto per ricordarlo anche a voi, dal 6 al 10 di novembre prossimo, 6-10 novembre 2024, a Bologna si terrà EIMA International. La fiera la conoscete molto bene, ovviamente aspettiamo anche voi. Abbiamo avuto l'opportunità di visitare Expo. Come dicevo prima, questa esposizione è settoriale e dedicata all'orticoltura. Il motto Green Desert, Better Environment, ovvero un deserto sostenibile per un ambiente migliore, fa capire molto bene quale sia l'impronta. La manifestazione si propone infatti di stimolare la comunità internazionale ad adottare soluzioni innovative in grado di contenere la desertificazione e promuovere tecniche di agricoltura sostenibile. Circa 100 i padiglioni di stati presenti, tra cui chiaramente anche l'Italia, che vedremo nel dettaglio dopo. Le rappresentanze più nutrite sono quelle dei paesi africani e del Golfo Persico. Vediamone qualcuna più nel dettaglio. Tra i primi troviamo l'Arabia Saudita. Il padiglione è esteticamente ricercato, forse il più bello di tutti, ed al suo interno c'è un giardino riccamente adornato di piante locali. L'impatto è quasi quello di un giardino zen. Negli spazi interni poi ci sono vari video emozionali in cui vengono doviziosamente spiegate le strategie di recupero e di qualificazione future del territorio, tra cui il progetto NEOM, un ambizioso programma per l'istituzione di un'ampia riserva naturale dove impiantare milioni di alberi, piante e reinserire animali autoctoni. Il tutto utilizzando unicamente fonti energetiche rinnovabili. La sera poi la struttura offre il meglio di sé, con magnifici giochi di luce. Non poteva mancare il padiglione del paese ospitante, ovvero il Qatar, la cui struttura richiama le Ras Abruk Rock Formation, ovvero delle formazioni rocciose molto caratteristiche situate nella penisola di Zekret, nel nord-ovest del paese. Anche qui, entrando, si succedono video e pannelli che raccontano l'impegno del paese per affrontare il tema dei cambiamenti climatici, della desertificazione e di pratiche per la riduzione dell'impronta carbonica. Non mancano poi le testimonianze di agronomi locali, che sensibilizzano i visitatori sul problema della siccità e le principali soluzioni presenti e future per non rimanere senza acqua. Continuando tra i paesi medio orientali, cerco di entrare nel padiglione degli Emirati Arabi Uniti.
Dico cerco perché il padiglione è un vero e proprio labirinto e trovarne l'ingresso mi richiede non poco impegno. La struttura infatti si ispira in questo caso alla foglia del Gaf, l'albero nazionale emiratino e molto diffuso in tutto il Medio Oriente. Il Gaf non è molto alto, non supera infatti solitamente i 10-15 metri, in compenso però, proprio per sopravvivere in territori molto aridi, ha radici profondissime, che arrivano anche a 60 metri. Le strutture poligonali che vedete invece sono delle cisterne tradizionali emiratine. Sul bordo consentono di raccogliere l'acqua piovana e da ruscellamento senza disperderla, permettendo così al centro la crescita delle piante anche in zone molto aride. Approccio completamente diverso per il padiglione del Kuwait, che per loro stessa missione è un parco didattico dedicato ai più piccoli. Ci sono infatti diverse serre e piante da orto con cui i bambini, in workshop giornalieri, sono invitati a sporcarsi le mani. L'obiettivo è decisamente didattico e volto a far familiarizzare tutti con la piccola orticoltura. Il Kuwait, già di suo, non ha grandi risorse idriche, deve pertanto ricorrere pesantemente alla dissalazione dell'acqua di mare. Capite bene quanto il tema della desertificazione sia sentito. Che cos'è invece questo fiore? Loro lo chiamano Nuer ed è tra le più famose piante kuwaitine. Torniamo ora al racconto della giornata. Infatti alle 17 era in programma al Padiglione Italia il nostro evento organizzato con ICE, dal titolo Marginal Areas and Remote Lands, The New Challenges for Mechanization. Sul palco si sono succeduti con i propri interventi Paola Lisi, Trade Commissioner per Qatar e Bahrain di ICE, Fabio Ricci, vice direttore di Federunacoma, che ha presentato il mondo delle macchine agricole italiane, il sottoscritto, ovvero Lorenzo Giuliano. Io nel dettaglio ho fatto un intervento sulle macchine agricole che possono meglio funzionare in contesti di scarsità idrica, anche in riferimento a pratiche agromeccaniche di agricoltura 4.0. Ed infine Lorenzo Marconi, professore di ingegneria dell'automazione all'Università di Bologna, che ha trattato il tema della robotica. Per finire è stato mostrato un video realizzato dall'ufficio stampa di Federunacoma che immaginava la farm del futuro, tra droni, robot e colture verticali. Ma com'era quindi questo Padiglione Italia? Beh, che dire, certamente tra i più interessanti in assoluto, strutturato per armonizzare sostenibilità costruttiva, design e tecnologie agronomiche innovative. Ce lo facciamo raccontare da Matteo Anesin, FDI Analyst per ICE in Qatar. L'Italia ha voluto essere presente all'interno di Expo 2023 qui a Doha in Qatar per rappresentare il meglio di quello che sono le strutture idroponiche e le strutture di vertical farming che il paese può presentare. All'interno del padiglione italiano abbiamo presenti diverse tipologie di strutture ad alta tecnologia e design totalmente italiano. Abbiamo degli alberi idroponici, tutto quanto dedicato alla salvaguardia e al risparmio idrico all'interno del padiglione. Tutto il padiglione italiano si sviluppa sul concetto di risparmio idrico, tant'è che l'acqua utilizzata all'interno degli alberi idroponici e del muro di cinta del padiglione italiano è tutta acqua di riciclo che viene costantemente rimessa in circolazione e così da non avere nessuno spreco dal punto di vista idrico. È importante per l'ufficio ICE qua a Doha, quindi l'Italia Trade Agency, essere presente all'interno di questo evento a livello internazionale per presentare ciò che di meglio il paese può offrire in termini di tecnologie, di design e di rispetto dell'ambiente e di risparmio.
conclusione, questa Expo vede certamente una partecipazione ed un impegno molto più importante da parte di realtà mediorientali. Infatti quelli sono i padiglioni sia architettonicamente più interessanti che anche più ricchi di contenuti e con più personale disposto a raccontarti tutto quello che si troverà all'interno. Mi è piaciuto molto questo tentativo di coniugare da una parte quindi usi e costumi e tecniche di tipo più tradizionale utilizzate negli anni sia per coltivare che appunto per risparmiare il più possibile acqua e avercela anche in territori davvero desertici, e coniugare appunto questi aspetti più tradizionali con tutto quello che è il mondo della tecnologia e il mondo delle nuove sfide arcinote di questo secolo per quanto riguarda sicurezza alimentare e scarsità di risorse idriche. Bene, il mio tour ad Expo 2023 Horticulture qui in Qatar si ferma qua. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!